si sta avvicinando il Natale e mi sono fatto un regalo. Sì, l'ho dovuto in un certo senso giustificare, perché si tratta di un inchiostro Montblanc. Montblanc spesso propone delle edizioni speciali, delle edizioni limitate che accompagnano a volte l'uscita di una penna stilografica, per l'appunto anche questa in edizione limitata. Questo è il verde, omaggio ai fratelli Grimm. Chi mi conosce sa che sono alla ricerca sempre perenne di un inchiostro verde che mi soddisfi. Questo mi sembrava potesse essere uno di questi, anche se non vi nascondo che il costo è davvero eccessivo. Intanto vediamo com'è fatto. Viene presentato così, con un bel cubetto incartonato molto solido, molto ben realizzato, per carità, sono tutte cose che ci paghiamo noi consumatori. Questa patella di carta adesiva, che però, come potete vedere, trattiene il cassetto ma non si appiccica alla carta per rovinare la confezione, nasconde questa asoletta che è quella che ci consente di estrarre finalmente il calamaio. Però una considerazione: abbiamo osservato dall'alto soltanto il logo, bello quanto volete, di Montblanc, non c'è il nome dell'inchiostro, che invece troviamo soltanto, il nome in realtà no, è la caratterizzazione, la G dei fratelli Grimm, però lo leggo soltanto qui, soltanto in questo cubetto, come vi ho mostrato prima, in questo cassetto che è altrettanto ben realizzato, e trovo questo adesivo anche qua, che probabilmente è il gemello di quest'altro, che serviva forse per fermarlo, serve forse per proteggere il tappo, perché il tappo è una parte senza dubbio preziosa del calamaio. Chi lo sa, me lo metto da parte e me lo studierò dopo. Allora, andiamo a vedere com'è questa boccetta. Ancora una volta, forse un'etichetta, un qualche cosa poteva starci. Non c'è niente di tutto ciò. È un calamaio di vetro elegante, sì, senza dubbio, ma non tanto più di altri. Così, ecco, c'è soltanto sotto l'etichetta che mi dice soltanto dei codici, però non c'è niente che sì, inchiostro verde, ma non c'è nulla che mi ricordi che è l'omaggio ai fratelli Grimm, eccetera. Qualcosina di più potevo aspettarmi, visto che insomma si paga abbastanza. All'interno c'è un bel alloggiamento che lo tiene saldo, e trovo quello che mi ricorda molto da vicino il bugiardino dei medicinali. È anche piegato come un bugiardino, ha anche la stessa consistenza della carta dei bugiardini, e se vado a leggerlo nella parte italiana, come tutte le altre lingue, c'è scritto: attenzione, può provocare allergia. Va bene, ok. E non è comunque un caso, dato che è riportata proprio in questa scritta che vi ho mostrato, in queste scritte multilingue che vi ho mostrato. 50 millilitri di prezioso nettare, che si vende più o meno a 36 euro, 35, 38, a seconda di dove lo andiamo ad acquistare. Il tappo chiude bene, ma è anche, diciamo, un elemento comune a tutte le ultime linee Montblanc. Eccolo qua, questo verde che mi ha intrigato un po', e non appena viene messo su carta è proprio rappresentato dal colore che vedete qui in camera. Poi, per fortuna, ovviamente secondo i gusti di chi vi sta parlando, scurisce quel pochettino, si desatura quel pochettino, che me lo rende decisamente più simpatico e aderente alle mie aspettative. Una M400 color tartaruga, che mi ricorda abbastanza i colori del verde, è l'ideale per provarlo. Lo provo insieme a voi sulla carta rodea con un pennino abbondante, perché spero si possano mettere in rilievo maggiormente le sfumature di questo inchiostro, ed anche perché poi l'ho provato e ne parleremo insieme con altri pennini, con altre gradazioni. Non appena viene messo giù, al di là della constatazione delle variazioni dovute al flusso, quindi alla velocità della scrittura in relazione, si intende, alla gradazione del pennino, noto che non c'è una gamma così ampia di colore, ma soprattutto che è molto verde, e col passare del tempo, ma parlo proprio di 1 minuto, 2 che si asciughi, comincia un pochettino a scurire
questo fatto a me non dispiace, perché lo preferisco da asciutto piuttosto che non appena messo giù. Lo trovo un po' troppo brillante, un po' troppo verde intenso. Questa è una, vediamo, sono inquadrato, sì, una Pelican 400 pennino IV. Molto scorrevole, assolutamente molto scorrevole, molto anche gradevole dal punto di vista, vedete, della scorrevolezza del pennino. Non dimentichiamo che questo è un pennino Italic Broad, sì, anche leggermente modificato, quindi come vedete capace di essere abbastanza tagliente, e quindi serve un inchiostro che lo copra bene e soprattutto possa come si dice, irrigare, mi viene, insomma, possa distribuirsi su una punta tanto larga, come vedete, che è quasi da 1,5 millimetri. Se notate, non appena l'ho messo giù era più chiaro, adesso invece è diventato un pochettino più scuro, lo vedremo fra poco. Intanto diamo un occhio se passa la carta, anche in corrispondenza di un pennino così diciamo corposo. Non passa la carta, però si vede. Diciamo che potrei utilizzarlo, sì, a patto di avere un altro pennino così sostanzioso, perché con un pennino fine potrebbe avere qualche difficoltà di lettura, di contrasto, però come vedete non passa la carta, ma si vede un pochettino. Una gamma, ve l'ho detto, non esagerata, però capace di offrire varie, molteplici sfumature, soprattutto con quei pennini che giocano un pochettino con il flusso. Come potete vedere, essendo un pennino largo, in base alla velocità deposita più o meno inchiostro e quindi crea un senso di profondità dal verde leggero a quello più scuro, pur rimanendo lo stesso pennino ed il medesimo inchiostro. L'ho provato su altre carte, allora cominciamo con, per esempio, con questa. Questa è una carta in cotone con un pennino. Questa volta è l'1-1 corsivo italico, ho scritto un pennino cortese perché effettivamente è molto gentile negli angoli, è molto addomesticato. Anche in questo caso, sebbene si perda un pochettino la vivacità, se così si può chiamare, di questo verde, perché viene un po' smorzata dalla fibra e anche, se vogliamo, dalla tinta della carta, che come vedete ha un'intonazione un po' più calda, questa in cotone, l'inchiostro però resta abbastanza riconoscibile, sì, è proprio quello, perde forse un po' di, ve l'ho detto, brillantezza, vivacità. Sulla M400, che è quella che ho appena provato, qui si guadagna qualcosa nella governabilità, nella guidabilità del pennino, perché viene a mancare quella scorrevolezza anche eccessiva certe volte sulla carta patinata. A me è piaciuto molto perché vedete il segno diventa un pochettino più sottile e un po' più contenuto, e lo stesso avviene per un pennino fine. Il pennino fine con questo inchiostro risulta molto molto leggibile, credo di averlo scritto da qualche parte con lo stesso inchiostro. A me piace molto, già, sì, mi piace molto, devo dire la verità che mi ha colpito, si avvicina abbastanza ad un tipo di inchiostro che stavo cercando. Adesso credo che sarò abbastanza appagato, perché tutto sommato vedo che sì, mi soddisfa anche una volta asciutto. Vediamo se qui passa il foglio. Come vedete no, è una carta però con una grammatura un pochettino più consistente e quindi no. L'ho provato anche su una carta Rhodia con una rigatura
E sempre la stessa penna, qui una montegrappa con il pennino da 1.5, la resa è praticamente la medesima, del resto stiamo parlando di una carta dello stesso gruppo, una grappa dello stesso gruppo. Una carta dello stesso gruppo, e quindi insomma la resa cromatica tonale è praticamente quella. Non ha problemi di farsi vedere anche con il contrasto di questi pennini, quelli sottili, perché come vedete la lettura è assolutamente garantita. Mi piace davvero molto, un inchiostro che mi piace anche con i pennini sottili. Cosa significa? Che non solo riesce a mantenere, come vedete, costante la sua tonalità, e questo vuol dire molto, vuol dire che il pigmento è un pigmento di qualità, vuol dire che viene distribuito, cioè il solvente che lo tiene vivo sul pennino lo distribuisce in maniera molto omogenea, tanto su un pennino largo dove deve essere distribuito sui due baffi soprattutto di un pennino tronco, tanto sulla punta sottilissima di un pennino fine come un extra fine o giù di là. Bene, in questo caso vedete che è scritto dall'altra parte con inchiostri diversi, ma non c'è traccia che sia passato l'inchiostro, non ci sono tracce di spiumaggio nemmeno su altre carte sulle quali l'ho provato, e ecco, decisamente un bel inchiostro, un po' costoso, non nascondiamocelo, però la resa è buona. Non vi nascondo che c'è anche insomma un legame un po' affettivo con questi grandi scrittori di fiabe. Chi di noi non è passato attraverso Cappuccetto Rosso, Biancaneve e Sette Nani, Cenerentola, Hansel e Gretel, fiabe molto spesso ambientate, per il piacere di grandi e piccini, nel verde, nei boschi, ed ecco perché ancora una volta questa tinta mi piace, a quale possiamo andare a cercare di accostarla, giusto per capire e avere un'idea. Beh, mi viene in mente da una parte il Classic Diamine, il Classic Green, anche se, come è facile notare, questo sia più leggero, il Diamine, sia un pochettino più giallo, meno profondo, quindi più addolcito, però in un certo senso me lo richiama parecchio. Bisogna andare invece, spostarci verso una delle recenti release di Röhrer & Klinger, e cioè il Deep Pine Forest, che è un'edizione un po' speciale, un'edizione limitata, che per quanto comunque mi possa consentire la camera di mostrarvi, resta comunque un verde un pochettino più vivo, davvero un verde pino, mentre invece questo Mont Blanc, come abbiamo visto, perde un pochettino il baricentro tonale del verde, del verde proprio verde come viene inteso, come può essere uno smeraldo, come può essere un verde menta, ma ecco, è un pochettino diverso, ma anche in questo caso accomunato, così come può ricordarmi infine abbastanza da vicino il Pelikan Edelstein Olivine, anche se a sua volta l'Olivine è un pochettino più deciso verso quasi una tendenza verso il bluastro, osservandolo molto da vicino e con un po' di attenzione. Quindi una tinta che onestamente non avevo, mi fa anche piacere provare. Ovviamente ce l'ho da poco e quindi il mio giudizio è ancora quello delle prove delle prime 2 settimane che ho potuto fare, ma come sapete gli inchiostri vanno poi valutati nel tempo, anche nella tenuta sulla carta che hanno. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Ciao a tutti!